Ecco, sono di nuovo qui, avevo mollato gli ormeggi, stavo uscendo, a un certo punto accelero, ma la barca non va. Cavolo, mi sembra che ci sia tutto sto vento da non andare avanti. Gingio, che lo so, cosa ci dobbiamo fare? Sono cose che succedono, Micio micio. Senti che ho le mani che sanno di olio di invertitore. Ti piace? Guarda, mi piace l'olio dell'invertitore. Sei proprio un micio marinaro. Mentre ero lì che davo gas e la barca non andava avanti e continuavo pian pianino a buttarmi addosso, fra l'altro delle barche di 20-30 metri che costavano l'ira di Dio, mi ho detto oh mio Dio, qui la mia vita è finita. Sono arrivati per fortuna subito a soccorrermi gli ormeggiatori che mi hanno spinta su una banchina libera. È salito a bordo un capitano di lungo corso, di quelli lì che sanno tutto, sai, i veri marinai di una volta. Non è un meccanico, però insomma ne sa tante, no? E appena sceso il meccanico amico di Villafrate, meno male che aveva un amico qui, Villafrate, e niente, è proprio rotto l'invertitore, si è rotta la frizione e quindi devo cambiare l'invertitore. Con la frizione, insomma. Comunque starò qui qualche giorno, avrò tempo di visitarmi meglio Imperia. Bisogna sempre prendere il lato positivo delle cose, vero Gingiok? Controllami lì l'invertitore, com'è la frizione? È quella che è rotta? Lo sapevo io che era la frizione. Il mio gatto di fiducia mi ha detto che era una bella giornata e si era annuvolata. Beh, meno male che non sono per mare, va? Perché sennò avrei fatto tutto il viaggio con le nuvole. Meno male che mi è successa sta storia dell'invertitore. Adesso usciamo? Dai, su, fuori. Bravo. Credo che andrò ad affogare i miei dispiaceri in una pizza al taglio che fanno in un baracchino qua al porto. Buona la pizza, non lo so se la fanno loro o se la prendono da un'altra parte, però merita, buona. Adesso vado ad affogare i miei dispiaceri lì. Come non mi è bastato affogare i miei dispiaceri nella pizza, ho deciso di affogarmi con la brioche. È venuto in soccorso Giovanni Villafrate direttamente dalla Spezia insieme a Giuliano. Giuliano, risorgi. Buongiorno. Non sarà un lavoro semplice. Gingiok vuole partecipare. E che sembra? Guarda che toppiate anche la prolunga, t'ho benito, ho preso la 6 a Brugola, quella lunga. Dai. Testa, Gingio. Facciamo testa e testa. Se lo alziamo, io te lo alzo io il motore di dietro. Metti la cima e te ci metti i tacchi sotto. Però io dovrei anche passare, Gingio. Vieni qua, vieni qua, bravo, vai. Togliti di dietro perché se forzo e faccio una scoreggia, t'ammazzo. Che scemo! No, ma succede, guarda che è successo una volta. Sono le migliori famiglie. Guarda quando sei fuori dal coso. Il mio invertitore. Quello è l'invertitore giusto. Su una barca sai quando sali, ma non sai quando scendi, perché tutti gli imprevisti che ci sono è così. Tiri dei moccoli, ma non sai quanti. Oh, ecco. Pausa, caffè. Com'è? Fa schifo? No, buono. È buono? Sei capace a fare il caffè. Stamattina ti abbiamo visto, alle 5, alle 4 e mezza ti abbiamo visto, ti avevano azzoppato sulla soppopera. Ah, sì? Sì, eri azzoppata, come era? Era azzoppata. Ma dico una cosa, ma con la soppopera, ma quanti mariti hai cambiato? Quanti...
mariti no, No, non mariti tanti. no. Ma no, ma Erano conoscenti così. sì, amici. Amici. Villa Frate, mi piace chiamarlo per cognome, e Giuliano hanno rimesso tutto a posto e così mi rimetto in rotta per Ventimiglia. Allora ragazzi, sto lasciando il porto di Imperia, Porto Maurizio, e sto andando a Ventimiglia. Il mare è un po' agitato, ma i terrai fatica, arranca sulle onde. Questo vento sta alzando un pochino di onda che Mai Pen Rai risale faticosamente. Poi con quest'onda, no, oddio che non si sta in piedi. Yippee! Si va molto lenti ovviamente. E ho penso, oddio, sarà mica l'invertitore? Sarà mica è l'onda o è l'invertitore? È l'onda o è l'invertitore? E io finché non ho aperto le vele non mi sento mica tanto tranquilla, è vero? No, in realtà sono sicura che vada tutto bene. Però quest'onda che impedisce un po' di andare avanti, comunque un pochino inquietante dopo aver rotto l'invertitore. Mi sono anche truccata per il mio arrivo a Ventimiglia che mi aspetta un fotografo. C'è un'onda lunga, un po' fastidiosa, sono col solo fiocco perché non c'avevo voglia. Sapete cos'è? È che quando si sta fermi in porto ci si abitua alle comodità e alla tranquillità psicologica di terra e poi mollare gli ormeggi è sempre... Cioè io mi rendo conto che quando arrivo in un porto e parto il giorno dopo, arrivo e parto il giorno dopo, così mollare gli ormeggi è sempre piuttosto semplice. E più passano i giorni che stai fermo in porto, ok? Più poi quando devi partire... Vediamo cosa dice Aquamap. Vado a 4,5. Non c'è nessuno in giro. Un peschereccio molto in lontananza. Eccola, Ventimiglia all'orizzonte. Tutta vela oggi, neanche un attimo di motore. E adesso chiudo il Genoa che sono arrivata a Ventimiglia. Ma si può un gatto così? Ma si può un gatto più marinaio di questo? Dai Ginger, salta! Salta! È stata la decima volta Ciao fotografo! Non stare nascosto dietro la colonnina che ti abbiamo visto. Sì, ti ho visto di là, mentre tiravi fuori il cavalletto, non mi sfugge nulla, c'ho il fidanzato fotografo, allora. ciao, Ciao, Marianna. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per vederne altri. E non perderti il prossimo episodio. Buona onda!